Se state cercando un device 3 in 1 che sia in contemporanea un tablet, uno smartphone e anche un mini computer, allora questo Blackview Mega 1 è il device che fa per voi. Prima di partire con la recensione vi ricordo che se siete interessati a questo bellissimo Blackview Mega 1 vi ho lasciato l'intera scheda tecnica e il link per poterlo preordinare nel primo commento e nella descrizione di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Andiamo a scoprire cosa troviamo all'interno. Noto che hanno inserito questo utilissimo vetro temperato, utile per proteggere il display sia da ditate ma anche da graffi accidentali, per cui perfetto che sia già incluso. Andiamo a estrarre il nostro potentissimo Blackview Mega 1, è già compreso di cover ergonomica protettiva, per cui non la dovrete comprare a parte se acquisterete questo tablet. Dopo lo andremo a analizzare nel dettaglio. Qui troviamo il caricabatterie dotato di slot tipo C ed è compatibile con la ricarica rapida 33 watt, il cavo di alimentazione sempre di slot tipo C, il manuale di installazione ed è anche comprensivo di lingua italiana, la mini chiavetta per le nano SIM perché questo tablet potete anche utilizzarlo come cellulare e come ciliegina finale questa bellissima penna stilo. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Devo dire che questa cover sembra veramente di ottima fattura, come texture è veramente molto gripposa, per cui non rischierete che vi scivoli durante l'utilizzo e devo dire anche che questo effetto finta pelle mi piace veramente tanto. Vi basterà piegare la linguetta, inserirla in questa scanalatura posteriore e in un secondo potrete utilizzare lo schermo in modalità verticale. Devo dire che questo colore simil metallizzato mi piace veramente tanto e tra l'altro lo potete ottenere in 3 colorazioni, azzurro come questo, viola oppure grigio. Per quanto riguarda la texture direi che è abbastanza liscia ma non troppo, per cui anche se lo utilizzerete senza cover non rischierete che vi scivoli durante l'utilizzo. Andando nello specifico, nel lato di sinistra trovate il tasto d'accensione che ha anche il sensore di impronta digitale e 2 dei 4 speaker. Nella parte inferiore trovate il microfono, nel lato opposto trovate gli altri 2 speaker e lo slot tipo C di ricarica. Nella parte superiore trovate lo slot per la nano SIM, adesso lo vado a estrarre in diretta. Potete inserire una nano SIM e in contemporanea anche la micro SD per espandere la memoria fino a 1 TB e sempre su questo lato è presente il regolatore del volume. Per quanto riguarda le dimensioni ha una lunghezza di 26,7 cm, una larghezza di 16,9 cm, uno spessore di soli 7,6 mm per un peso totale di 528 grammi. Ed eccoci qui nell'home page di Android 13, andiamo subito a vedere la velocità di navigazione e direi che è abbastanza buona, guardate. Non ci sono particolari lag. Vediamo anche la velocità dell'apertura di un articolo, è stata molto rapida anche qui. Devo dire che come navigazione ci siamo perfettamente. Andiamo a vedere anche la velocità di zoom. Direi di scegliere Berman dopo il super risultato che ha fatto nel Gran Premio sostituendo Sainz, è arrivato addirittura settimo. Proviamo anche l'evidenziazione e direi che anche qui ci siamo. E tra l'altro è anche velocissimo a passare da una finestra all'altra. Qua sono tornato nelle impostazioni. Altra cosa molto interessante di questo tablet è che potete aumentare la RAM. Per fare ciò è molto semplice, vi basterà andare in fondo, cliccare su informazioni tablet, andare a cliccare su RAM totale e qui potete espandere la memoria da un minimo di 3 ad un massimo di 12 GB per arrivare a un totale a 24 GB di RAM e invece come spazio di archiviazione abbiamo 256 GB e come vi dicevo durante l'introduzione questo tablet è addirittura dual SIM, potete personalizzare l'utilizzo dei dati mobili, impostare quale delle due SIM è la primaria e quale è la secondaria e anche modificare l'utilizzo dei dati. Dispone di Android Auto, per cui se avete un'automobile compatibile lo potete connettere alla vostra macchina. E anche per la sicurezza siamo da top di gamma perché oltre il PIN numerico possiede sia l'impronta digitale ma anche il sensore di sblocco facciale. Adesso le andiamo a provare entrambe, partiamo dal sensore di impronta, vediamo se lo sblocca subito. L'ha sbloccato, è anche stato molto rapido. Proviamo anche lo sblocco facciale, per cui direi che sia il sensore che lo sblocco facciale funzionò perfettamente. Anche per quanto riguarda la navigazione è completamente personalizzabile, lo potete utilizzare sia con lo swipe come lo sto utilizzando adesso, oppure se siete nostalgici potete disattivare la navigazione a swipe e appariranno come per magia i 3 classici tastini, il triangolo, il cerchio e il quadrato. Per quanto riguarda invece la batteria, vi informo che è uno dei punti di forza di questo tablet perché ha una potentissima batteria a litio da 8800 mAh, che è una delle batterie più grandi che abbia recensito tra
3 i tablet non rugged, e anche se lo utilizzerete veramente con un utilizzo molto intensivo per giocarci, guardare film, Netflix, Prime Video, vi informo che arriverà sempre a fine giornata. E a proposito di Netflix e Prime Video, vi informo che questo device è supportato dal Widevine livello 1, per cui potete guardare tutte le vostre serie TV completamente in alta definizione. Per quanto riguarda il cuore pulsante di questo tablet, vi informo che è spinto dall'affidabilissimo processore octa-core MediaTek Helio G99 a 6 nanometri con una frequenza massima di 2,2 GHz. Sono andato a verificare le prestazioni di questo processore andando a testare questo tablet con tantissimi giochi 3D come Monster Strike, Mario Kart e Sonic, e devo dire che si è comportato tutto sommato bene. Ovviamente non è un tablet che nasce per il gaming, ma nonostante questo potete giocarci tranquillamente con tutti i principali giochi del Play Store. I caricamenti sono abbastanza rapidi e grazie al refresh rate da 120 Hz non avrete nessun problema anche nelle scene di gioco più dinamiche. Per quanto riguarda le temperature, tende un pochino a surriscaldarsi dopo alcune ore di gioco, ma questo è abbastanza normale essendo veramente molto ma molto sottile. Guardate anche la velocità con cui cambia la rotazione, è veramente molto rapido e risponde perfettamente a tutte le mie inclinazioni. E ora andiamo a provare il pennino, sono curioso di vedere la sensibilità dello schermo e direi che ci siamo, guardate, risponde perfettamente a tutti i comandi. Andiamo a fare anche la prova nella modalità scrittura, attiviamo la modalità penna, vediamo se scrive perfettamente. Questa è la mia dedica alla morte di Akira Toriyama, è veramente stato un lutto per tutti noi nerd e sempre in suo onore ho deciso di testare la penna nella modalità disegno. Questo è il personaggio di Dragon Ball che ho scelto, adesso andrò a colorare direttamente con la penna e alla fine vi mostrerò il risultato finale. Via! E questo è il risultato finale. Sono felice di aver inserito questo piccolo omaggio all'interno della mia recensione perché veramente era un grande artista. E ora vi mostro come trasformare questo tablet in un computer. Vi basterà cliccare nelle impostazioni, scendere e andare fino in fondo, cliccare su modalità PC e cliccando questo cerchietto il tablet si trasformerà in un piccolo laptop. Guardate, se clicco su impostazioni mi apre le finestre come quelle del computer che posso mettere in icona oppure anche ridurle di dimensioni e posso come in un computer aprirle più di una in contemporanea. Guardate come appaiono tutti uno dopo l'altro, per cui con modalità è veramente molto utile, soprattutto per chi vuole utilizzare il tablet anche come piccolo computer. E ora andiamo a testare il display. Come sempre vado a cercare il fantastico video della Costa Rica su YouTube. Come display abbiamo un 2K IPS da 11,5 pollici, come rapporto schermo corpo siamo all'85% e come refresh rate ben 120 Hz. Veramente tanta roba, perché non è così scontato avere un refresh rate così alto in un tablet di fascia media economica. E come vedete dalle immagini la qualità è veramente molto elevata, i colori sono perfettamente naturali, il refresh rate si vede benissimo anche nelle scene più dinamiche e vi posso dire che anche dopo tantissime ore di utilizzo questo è uno schermo che non affatica per niente la vista. E visto che sono già su YouTube andiamo a fare anche un test dell'audio. Sentite che potenza, si sente che ha 4 speaker, 2 da un lato e 2 dall'altro. Devo dire che anche la qualità non è affatto male, spero che si senta bene dalla telecamera. E la cosa bella è che avendo 4 speaker vi sentirete veramente coinvolti a 360 gradi quando guarderete un video. Per quanto riguarda il comparto fotografico vi informo che questo tablet è dotato di 2 fotocamere, la selfie camera frontale da 13 megapixel e la fotocamera principale posteriore da ben 50 megapixel. Veramente tanta roba, perché infatti questo Mega 1 è uno dei pochissimi tablet di fascia economica a montare una fotocamera con queste caratteristiche. E ora vi lascio una carrellata di video e di foto che ho scattato direttamente con questo device.
Come avete visto dagli scatti, le foto sono veramente di ottima qualità e se devo dirla tutta, per quanto mi riguarda questo bellissimo Mega 1 è attualmente il tablet della Blackview con il migliore comparto fotografico e anche per quanto riguarda i video sono perfettamente in linea con gli altri tablet della sua stessa fascia di prezzo. Concludo come sempre la recensione con il prezzo, vi informo che questo Blackview Mega 1 verrà lanciato sul mercato tra i 220 e i 240 euro, che per quanto mi riguarda e le sue caratteristiche è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Prima di salutarvi vi ricordo che se per caso lo vorrete preordinare vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale così sarete sempre avvisati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!